Non te lo puoi nemmeno immaginare quanto è buono e fresco questo gazpacho. E se non sai cos'è, nemmeno io lo sapevo finché non sono stato in Spagna. È una zuppa fredda a base di verdure crude che si serve a inizio pasto ed è perfetta per l'estate. Seguimi per vedere come si prepara il gazpacho e come al solito spiegato bene. Per fare il gazpacho si utilizzano tutti ingredienti crudi, però questi pomodori li voglio sbollentare per levare la pelle, perché mi piace levare la buccia dei pomodori. Passato un minuto li levo e li porto qui sul tagliere. Bene, adesso posso spengere i fornelli che non serviranno più, tutto il resto della ricetta è a crudo. Adesso che ho sbollentato i pomodori li posso spellare, spero di riuscire a farlo abbastanza facilmente. Ecco, in questa maniera. I pomodori sono spellati e preparerò il gazpacho in questa pentola, non perché debba metterla sui fornelli, ma perché il bicchiere del mixer è troppo piccolo per fare il gazpacho. Inizio a tagliare i pomodori, come al solito i pomodori si tagliano con un coltello seghettato, magari leva da parte dove c'è il picciolo dei pomodori, questi li scartiamo e mettiamo tutto quanto in pentola. Ho preparato il frullatore e adesso metto 50 g di olio e 50 g di aceto e poi inizio a frullare i pomodori. Ok, a questo punto il pomodoro è frullato, per cui posso procedere con le altre verdure. Io in genere procedo da quelle che hanno più contenuto di acqua a quelle che ne hanno meno, per cui il prossimo è un cetriolo, 200 g di cetriolo. Spello il cetriolo. Il pelapatate è veramente ottimo per pelare il cetriolo. Con il solito coltellino lo faccio a pezzi, come al solito piuttosto grossi, lo aggiungo alla pentola e poi frullo di nuovo. La prossima verdura è questa piccola cipolla. Taglio anche la cipolla in maniera non troppo fine e l'aggiungo alla pentola in cui ho frullato le altre verdure. E procedo a frullare anche la cipolla. L'ultima verdura che aggiungo è questo peperone. Lo taglio prima a falde e questa volta utilizzo un coltello perché il peperone lo voglio tagliare un pochino meglio. Visto che il peperone è tanto, lo aggiungo un po' per volta, per cui lo farò in 2 volte. Iniziamo con questo, poi lo frullo. Bene, anche il peperone è in pentola, a questo punto frullo tutto quanto. Bene, finiti con i peperoni, mancano soltanto gli ultimi 2 ingredienti. Il primo è uno spicchio d'aglio. Io ne metto 2 perché sono molto piccolini. E poi il pane. Per questa quantità serve 100 g di mollica di pane. Io ho questo pane raffermo e adesso ne ricaverò la mollica scartando la crosta. Eccolo qua. Ho provato sulla bilancia e sono esattamente 100 g di pane. Affetto la mollica in maniera relativamente fine, tanto poi si ammollerà tutto quanto. E adesso non resta che frullare tutto quanto. Si procede lungamente perché il pane ci vuole un po' a frullarlo e poi bisogna che tutti quanti gli ingredienti siano ben amalgamati. Una volta finito di frullare non rimane che assaggiare e regolare di sale. Buono, serve di sale, ne metto un pizzico abbondante e continuo a frullare. A questo punto dobbiamo soltanto far riposare il nostro gazpacho. Lo metto in frigorifero e lo mangeremo domani. Prendo il gazpacho dal frigo così lo assaggiamo. Eccolo qua. Me ne servo una bella mestolata. Fantastico, è buonissimo, il gazpacho è davvero perfetto come inizio pasto per una cena estiva. Poi magari puoi fare un piatto unico, magari il classico primo e secondo, ma spero davvero che proverai questa ricetta, soprattutto se non conoscevi il gazpacho, perché è veramente una cosa fantastica per l'estate. E per vedere altre ricette come questa iscriviti al canale e attiva la campanella, così non te le perderai. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!